Stai cercando un video tutorial facile, veloce, per realizzare il tuo cuoricino ad uncinetto amigurumi? Vuoi realizzare il tuo cuoricino per decorare un fiocco nascita, per farne un portachiavi o semplicemente per prendere dimestichezza con la tecnica amigurumi? Se hai risposto sì ad almeno una di queste domande, sei nel video tutorial giusto. Io sono Silvia e ti do il benvenuto o il bentornato qui, sul mio canale YouTube. In questo video vedremo insieme come realizzare un simpatico cuoricino ad uncinetto con tecnica amigurumi. Si tratta di un progetto semplice e veloce, adatto anche per principianti, perché vi seguirò passo passo durante tutta l'esecuzione del progetto. Al termine di ciascun giro di lavorazione avrete infatti il numero di punti e tutte le indicazioni per eseguire alla perfezione il vostro cuoricino. Per cosa potete utilizzare questo progetto? Sicuramente per creare un simpatico portachiavi, un regalo per San Valentino, per decorare un fiocco nascita, una copertina, insomma, un unico progetto per tanti usi. Andiamo quindi a vedere i materiali di cui abbiamo bisogno e iniziamo insieme il nostro cuoricino ad uncinetto amigurumi. I materiali che andremo ad utilizzare sono pochissimi. Avremo ovviamente bisogno di filato. Io ho scelto un 100% cotone da lavorare con uncinetto numero 3. Avremo poi ovviamente bisogno di un marcapunti, di un paio di forbici, di un ago con una cruna abbastanza grande da far passare il nostro filato e ovviamente di imbottitura. Iniziamo il nostro progetto andando ad avviare un cerchio magico. Realizzato il cerchio, al suo interno andiamo a lavorare 6 punti bassi. Passiamo con l'uncinetto sotto il cerchio, prendiamo il filo proveniente dal gomitolo e lavoriamo un punto basso. Ripetiamo ancora una volta. Passiamo sotto, prendiamo il filo ripeto questi passaggi finché non avrò ottenuto 6 maglie basse. Dobbiamo ora andare a chiudere in circolo queste nostre 6 maglie e lo facciamo andando a tirare la codina che formava il cerchio magico. Accompagniamo piano piano le maglie e tiriamo fino ad ottenere questo risultato. È molto importante che tutte le maglie siano rivolte verso di noi, cioè verso l'esterno. Per chiudere definitivamente questo cerchio dobbiamo andare ad entrare nella prima delle 6 maglie che abbiamo lavorato. Entro quindi all'interno della prima maglia, prendo il filo, lo porto all'esterno della maglia e poi chiudo il tutto come se facessi un punto bassissimo, ottenendo questo risultato. Su questa maglia che abbiamo appena creato, l'ultima lavorata, andiamo a mettere il marcapunti. In questo modo. Il marcapunti ci segna l'inizio e la fine di ciascun giro di lavorazione. In questo momento abbiamo davanti a noi 6 punti bassi. In questo giro, all'interno di ciascun punto, dobbiamo andare a lavorare un aumento. Un aumento è composto da 2 maglie basse lavorate all'interno dello stesso punto di base. Vado quindi nella prima maglia bassa disponibile e vi lavoro una e 2 maglie basse sempre nello stesso punto. Passo poi alla maglia successiva e ripeto una e 2 maglie basse. Lavoro 2 maglie basse in ciascun punto che mi si presenta fino ad arrivare alla maglia segnata col marcapunti. Arrivati davanti al marcapunti lo togliamo
e nella maglia che avevamo segnato lavoriamo le ultime 2 maglie basse nello stesso punto, quindi il nostro ultimo aumento. Sulla seconda e ultima maglia del nostro aumento rimettiamo il marcapunti. Se abbiamo lavorato correttamente, al termine di questo giro avremo un totale di 12 punti bassi. Accertato che il buchino al centro sia ben chiuso, e lo facciamo tirando bene la codina sul retro del lavoro, andiamo poi a tagliare il filo in eccesso. In questo momento abbiamo davanti a noi 12 punti. In questo giro di lavorazione dobbiamo andare ad alternare una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro. Andiamo quindi nella prima maglia e vi lavoriamo un punto basso singolo. Nella maglia successiva invece lavoriamo un aumento composto da 2 maglie basse nello stesso punto, esattamente come quello che abbiamo fatto nel giro precedente. Passiamo alla maglia successiva, dove lavoriamo un punto basso singolo. Nella maglia seguente, un aumento. Continuiamo lavorando una maglia bassa alternata ad un aumento fino ad arrivare al marcapunti. Ed eccoci davanti al marcapunti. Lo togliamo e sulla maglia segnata andiamo a lavorare il nostro ultimo aumento. Sull'ultima maglia bassa lavorata rimettiamo il marcapunti. Come essere sicuri di aver lavorato correttamente? Al termine di questo giro dovreste avere un totale di 18 maglie basse e l'ultima maglia, quella dove c'era il marcapunti, deve essere sempre un aumento. Lavorati quindi i nostri 18 punti, nel prossimo giro andiamo semplicemente a lavorare una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta senza nessun aumento. Quindi andiamo nella prima maglia, lavoriamo un punto basso e lavoriamo una maglia bassa singola su ciascun punto fino ad arrivare al marcatore. Arrivati al marcapunti lo togliamo e sulla maglia segnata lavoriamo l'ultimo punto basso. Alla fine di questo giro, non avendo lavorato aumenti, avremo sempre 18 punti. Non andiamo a rimettere il marcatore su quest'ultima maglia perché adesso andiamo ad allungare il filo, sfiliamo l'uncinetto, tagliamo il filo proveniente dal gomitolo e sfiliamo l'asola, ottenendo questo risultato. Perché ho tagliato il filo? Perché adesso dobbiamo andare con un nuovo filo a ripetere gli stessi passaggi che abbiamo appena fatto insieme. Dobbiamo cioè creare 2 parti uguali seguendo gli stessi passaggi. Il nostro cuoricino infatti si compone di 2 punte, una di sinistra e una di destra, lavorate eseguendo gli stessi passaggi, quelli che abbiamo appena fatto insieme. Questa sarà la punta di sinistra. Andremo ora a lavorare la punta di destra e poi uniremo insieme le 2 parti. Quindi partendo dal cerchio magico, ripetiamo gli stessi passaggi fino ad arrivare a questo giro, quello composto da 18 maglie basse singole. Ma al termine di questo giro non andiamo a tagliare il filo. Ripetiamo quindi gli stessi passaggi e vediamo poi come proseguire insieme. Ecco qui le nostre 2 parti uguali. Queste 2 parti dovremo ora andare ad unirle insieme per creare le 2 parti superiori del nostro cuoricino. In che modo? Uniremo le 2 parti così, sfruttando la fine di ciascun giro composto da 18 punti bassi e creando la congiunzione con 2 diminuzioni. Questa è la parte del nostro cuoricino dove abbiamo ancora il filo attaccato e questa è l'ultima maglia bassa che abbiamo lavorato nel giro composto da 18 maglie basse singole senza aumenti. Dobbiamo fare una diminuzione prendendo la maglia successiva su questa parte e prendendo un punto qui alla base dell'ultima maglia bassa
che abbiamo lavorato sul dischetto con il filo tagliato. Il punto nel quale dobbiamo andare ad entrare è questo qui, alla base dell'ultimo punto basso lavorato. Quindi riprendo il dischetto con il filo attaccato al gomitolo, entro nel punto successivo all'ultimo lavorato e porto fuori il filo come se dovessi fare una maglia bassa. Prendo poi l'altro dischetto e vado ad entrare qui, alla base del punto basso. In questo modo prendo il filo proveniente dal gomitolo e tiro su un'asola. Ho praticamente 3 asole sul mio uncinetto. Ricarico il filo e le chiudo tutte e 3 insieme, unendo così le due parti. Ripetiamo, la prima asola la prendiamo nel punto successivo alla 18ª maglia lavorata sul cerchio col filo attaccato al gomitolo. L'altra asola per fare la nostra diminuzione alla base dell'ultimo punto basso lavorato. Ci ritroviamo poi con 3 asole, carichiamo il filo e le chiudiamo insieme ottenendo questa maglia. Su questa maglia andiamo a mettere il marcapunti. In questo modo. Come si prosegue ora? Andiamo a lavorare una maglia bassa singola, quindi senza aumenti, lungo tutta questa parte del nostro cuoricino fino a ritrovarci in questo punto, dalla parte opposta a dove abbiamo agganciato le due parti. In tutto, partendo dalla maglia successiva alla diminuzione, ho lavorato 17 maglie basse. Questo qui alla mia destra è il dischetto al quale abbiamo tagliato il filo e davanti a me qui ho la sua 18ª maglia. Devo ora fare un'altra diminuzione prendendo questa maglia e la stessa maglia sull'altro disco dove sono entrata per fare la prima diminuzione. Quando abbiamo fatto la prima diminuzione siamo entrati in questo punto e alla base della 18ª maglia. Per fare la nostra diminuzione adesso entriamo nella 18ª maglia, quindi non sulla base, e nello stesso punto, questo qui, dove eravamo entrati per fare la prima diminuzione. Entro nella 18ª maglia, porto fuori il filo, entro qui nel punto alla base della diminuzione, porto fuori il filo, ho 3 asole che vado a chiudere insieme, realizzando così una diminuzione speculare a quella che abbiamo fatto all'inizio. Procedo ora lavorando una maglia bassa su tutte le maglie che mi si presentano fino ad arrivare al marcapunti. Davanti a me ho la maglia segnata col marcapunti, lo rimuovo e su questa maglia lavoro l'ultimo punto basso e vado a riposizionare il marcatore. Nel prossimo giro andiamo a lavorare una maglia bassa singola su ciascun punto che ci si presenta, quindi senza aumenti e senza diminuzioni. L'ultima maglia bassa la lavoreremo sulla maglia segnata col marcatore. Al termine di questo giro composto da una maglia bassa singola su ciascun punto, dovremo avere un totale di 36 punti. Lavorata l'ultima maglia bassa, la numero 36, e messo il marcatore, in questo nuovo giro andremo ad alternare 4 maglie basse e una diminuzione. Lavoro 1, 2, 3 e 4 maglie basse e per fare la nostra diminuzione dobbiamo prendere le 2 maglie seguenti. Quando abbiamo fatto la diminuzione per unire le due parti, abbiamo preso entrambe le costine di ciascun punto. Questa volta invece prendiamo solamente la costina più vicina a noi, quella interna, di entrambe le maglie. In questo modo. Prendiamo il filo, lo portiamo fuori
e lavoriamo un punto basso, che corrisponderà a una diminuzione. Proseguiamo con altre 4 maglie basse e poi lavoriamo un'altra diminuzione. Continuiamo alternando 4 maglie basse e una diminuzione fino ad arrivare davanti al marcapunti. L'ultima diminuzione del nostro giro dovrà comprendere la penultima maglia e l'ultima maglia segnata col marcapunti. Vado quindi a toglierlo e prendo metà costina della penultima e ultima maglia di questo giro, lavorando una diminuzione. Sulla maglia ottenuta vado a rimettere il marcatore. Alla fine di questo giro dovremo avere un totale di 30 punti. Nel giro successivo andiamo semplicemente a lavorare una maglia bassa su ciascun punto, senza diminuzioni e senza aumenti. Quindi un totale di 30 maglie basse. La 30ª maglia sarà quella segnata col nostro marcapunti. Il giro che realizziamo ora è molto simile al precedente perché andiamo a lavorare 3 maglie basse alternate a una diminuzione. Quindi lavoro 1, 2, 3 maglie basse e una diminuzione. Proseguo alternando le 3 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro. Sulle ultime 2 maglie basse del giro lavoro l'ultima diminuzione e ripongo il marcatore. Lavoriamo ora una maglia bassa normale senza aumenti e senza diminuzioni per tutto il giro. Al termine di questo giro di maglie basse singole avremo un totale di 24 punti. Nuovo giro, altra diminuzione. Andiamo ad alternare 2 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro. A fine giro tolgo il marcapunti e lavoro l'ultima diminuzione. E su questa maglia metto il marcatore. Al termine di questo giro avremo un totale di 18 punti. Vedete che il nostro lavoro sta iniziando a stringersi sempre di più. Prima di andare ad imbottire facciamo ancora un ultimo giro di maglia bassa singola su ciascun punto, quindi senza aumenti e senza diminuzioni. Possiamo ora iniziare a imbottire il nostro cuoricino. Per quanto riguarda l'imbottitura, il nostro cuoricino ovviamente è bello se rimane teso. L'importante però è che i punti non vadano ad allargarsi troppo, quindi riempite sempre il giusto. Tenete anche conto che dobbiamo ancora andare a lavorare qualche giro, quindi l'ultima parte del cuoricino la imbottiremo sul finale. Riempita la prima parte del cuoricino, riprendiamo con le diminuzioni. Dobbiamo ora andare a lavorare un giro composto da una maglia bassa alternata a una diminuzione. Ripetiamo questi 2 punti fino ad arrivare alla fine del giro. Al termine di questo giro avremo un totale di 12 punti. Lavorata l'ultima diminuzione e posto il marcapunti, andiamo a ripetere questo giro ancora una volta. Alterniamo cioè una maglia bassa e una diminuzione fino alla fine del giro. Al termine di quest'ultimo giro di diminuzioni avremo un totale di 8 punti. Sfiliamo ora il nostro uncinetto e andiamo a riempire definitivamente il cuoricino. Se vi trovaste in difficoltà a inserire l'ultima parte di imbottitura, potete aiutarvi con l'uncinetto, così come sto facendo io. Inserita tutta l'imbottitura, dobbiamo andare a chiudere il lavoro. Tagliamo il filo, sfiliamo la nostra asola e poniamo il filo su un ago. Dobbiamo ora andare ad entrare con il nostro ago in tutte le metà costina dei nostri punti.
Ho mantenuto il marcatore per ricordare qual è la maglia che devo lavorare per ultima. Vado quindi nella prima maglia e prendo solamente metà costina, come se dovessi fare una diminuzione, e porto con me il filo. Vado poi nella maglia seguente e ripeto lo stesso passaggio. E faccio lo stesso per tutti i punti fino a che non arrivo alla maglia segnata col marcatore. Tolgo il marcatore ed entro nell'ultima maglia. Dopodiché vado a tirare il filo, chiudendo così lo spazio. Passo sotto le maglie per bloccare il filo. Dopodiché rientro sotto il lavoro, passo in mezzo anche all'ovatta e sbuco in un punto qualsiasi. Taglio il filo in eccesso, distribuisco un pochettino l'ovatta con le dita e il mio cuoricino amigurumi è terminato. Ed ecco qui il nostro cuoricino in altre due versioni, rossa, perfetta per San Valentino, e verde. Per cosa potete utilizzare questo amigurumi? Sicuramente per un regalo a tema San Valentino, per decorare un fiocco nascita, per un portachiavi, potete veramente sbizzarrirvi. I passaggi sono sempre gli stessi. Il cuoricino verde vi sembra leggermente più piccolo rispetto agli altri due perché qui ho utilizzato meno imbottitura, ma il filato è esattamente lo stesso. Come fare per ottenere un cuoricino più grande? Andate semplicemente a cambiare tipologia di filato. Più il filato è grande, più grande verrà il cuoricino perché i passaggi sono sempre gli stessi. E ovviamente è anche importante la quantità di imbottitura che andate ad inserire. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e l'abbiate trovato interessante ma soprattutto di ispirazione. Per chi lo volesse vi ricordo che qui sul mio canale c'è una playlist dedicata proprio agli amigurumi. C'è ad esempio la zucca di Halloween, l'unicorno multicolor e nel tempo arriveranno tanti altri video tutorial sempre a tema amigurumi. Vi invito inoltre, se questo video vi è piaciuto, a lasciarmi un bel pollice in su e perché no un commento proprio qui sotto il video, e se vi va di iscrivervi al mio canale cliccate poi anche sulla campanellina così riceverete un avviso ogni volta che pubblicherò un nuovo video. E per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti seguitemi anche sul mio profilo di Instagram, trovate il mio nome scritto in alto a sinistra sullo schermo. Perciò io con il mio cuoricino amigurumi in 3 versioni vi saluto, vi auguro buona creatività e vi aspetto in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube.